Se vi piace la zucca e amate il pane fatto in casa, la ricetta di oggi vi conquisterà, il pane di zucca appunto. Iniziamo proprio dalla zucca, in questo caso io utilizzo una zucca delica, mi piacciono le zucche che sono abbastanza compatte, cremose, non acquose, come questa. Potete utilizzare anche la zucca mantovana per esempio, quella un po' grigia bitorzoluta. La taglio a metà e poi ottengo delle fettine, elimino la buccia e poi la cuociamo nel forno. Ecco la nostra zucca tagliata a metà. Eliminiamo i semi e i filamenti interni. Se volete potete ricavare i semi e metterli con un po' di sale nel forno e tostarli. La tagliamo a metà. Io le faccio circa spesse un dito. E ora che abbiamo ottenuto le nostre fettine, eliminiamo la buccia. Per questa ricetta ci servono circa 300 g di polpa cotta e cuocendo la zucca da cruda a cotta perde un 10-15% di peso. Quindi magari mettiamo un 350 g di zucca cruda in teglia, così avremo più o meno quello che ci serve per fare poi il pane. Prendiamo una teglia foderata con carta forno, ci mettiamo sopra le nostre fettine di zucca ben pulite, copro la teglia con l'alluminio. Mi raccomando, sigillate bene la teglia con l'alluminio in modo che la zucca trattenga al suo interno tutta l'umidità. E adesso la facciamo cuocere in forno. La cuociamo a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Ed ecco la nostra zucca ormai cotta e raffreddata. Vedete come è rimasta bella soda? Adesso dobbiamo frullarla con un frullatore di immersione. Quindi la mettiamo dentro ad un boccale. E la frulliamo. Possiamo anche aggiungere un goccino d'acqua, quella della dose che serve per impastare il pane. Ora che abbiamo frullato la nostra zucca, procediamo con l'impasto. Prendiamo le farine. Aggiungiamo anche il lievito di birra disidratato, poi prendiamo la dose di acqua rimanente e ci sciogliamo dentro il sale. E aggiungo anche il miele. Ora aziono la macchina e aggiungo poco alla volta sia il liquido della brocca che la nostra zucca frullata. Come vedete l'impasto si è incordato intorno al gancio, si è staccato completamente dalle pareti della ciotola che è rimasta bella pulita. Adesso dobbiamo inserire l'olio, quindi riazioniamo la macchina, ne mettiamo poco alla volta e facciamo sì che venga assorbito prima di aggiungerne altro. Ecco qui il nostro impasto, bello incordato. Per lavorarlo mettiamo sul piano di lavoro un goccio d'olio e poi lo lavoriamo per formare una palla prendendo le estremità esterne e portandole verso il centro. In questo modo. Nel frattempo ruotiamo anche l'impasto. Guardate che bel colore questo impasto! Bello liscio ed elastico. Prendiamo una ciotola, la oliamo, mettiamo la pallina dentro la ciotola
e la copriamo con pellicola. E ora posso portare la nostra pallina a lievitare nel forno spento per 2 ore. Ecco il nostro impasto lievitato. Guardate che bello. Mettiamo un goccio d'olio sul piano, ce lo ribaltiamo sopra, lo sgonfiamo e cerchiamo di rifare una pallina. Lo lavoriamo in modo da ottenere una bella pallina liscia, come questa. Ora prendiamo uno spago perché dobbiamo legare il nostro pane dandogli la forma di 8 spicchi che poi formeranno lievitando la zucca. Quindi prendiamo una corda e lo passiamo nell'olio perché altrimenti lo spago taglierebbe l'impasto. Passo sotto lo spago e lo faccio uscire esattamente alla metà. In questo modo, vedete, ho formato una croce. Ora taglio ogni spicchio a metà. E poi ancora a metà. In questo modo. Tagliamo lo spago. Non stringiamo troppo lo spago, mi raccomando. E poi lo chiudiamo proprio sulla sommità. In questo modo. Prendiamo una teglia foderata con carta forno e ci posizioniamo sopra il nostro pane. E lo portiamo a lievitare nel forno spento per 1 ora. Ecco il nostro pan di zucca dopo 1 ora di lievitazione. Adesso lo dobbiamo spennellare con del latte. Siate molto delicati, mi raccomando. Ci siamo, possiamo infornare il nostro pan di zucca. Lo inforno a 170 gradi per circa 40 minuti. Guardate che meraviglia! Questo pane potrebbe essere un bellissimo centrotavola per Halloween, per Natale o quando avete degli ospiti. Ma prima di tagliarne una fetta, devo fare una foto. Beh, direi bellissimo.